Possono stampa 3D e creatività trasformare quello che per molti è spazzatura in qualcosa di unico? Lo scopriremo in questo video. Ciao ragazzi, bentornati nel mio labo. No, aspetta. Come potete vedere, non mi trovo in laboratorio. Purtroppo l'anno non è iniziato nei migliori dei modi e un piccolo problema di salute mi sta tenendo lontano dal laboratorio, o meglio, dai lavori pesanti, ma non dalla voglia di fare. Così per il momento mi vengo impegnato tra stampa 3D, incisioni laser e robe così. È proprio da una di queste robe così che nasce il progetto di oggi. Qualche anno fa, da un supermercato, ho recuperato questo tubo in plastica trasparente. Era parte di un espositore che stavano gettando via e che gentilmente mi hanno regalato. Così l'ho tenuto da parte del laboratorio tutto questo tempo in attesa dell'idea perfetta e il giusto progetto. Fino a quando l'altra sera, mentre guardavo un film sugli alieni, mi è scattata la molla. Quindi, perché non farci una bella lampada che si ispira a quelle capsule criogeniche che si vedono nei film? Così, adesso che le idee sono più chiare, cerco un po' di ispirazione in rete e butto giù qualche schizzo. Purtroppo non mi soddisfa ancora. Forme geometriche troppo semplici e poi, a dirla tutta, assomiglia a un grosso timbro. E l'idea di un timbrone illuminato sulla scrivania non è che mi entusiasmi tantissimo. Quindi, passettino indietro, buttiamo giù qualche altro schizzo. Allora ripenso un attimo alle navicelle che si vedono nei film, con quelle forme un po' geometriche, spigolose, e trovo finalmente la forma che mi piace. Quindi mi sposto su Fusion, dove inizio a dare tridimensionalità alla mia idea. Tutto sembra filare liscio, più o meno. Già, perché l'idea iniziale era quella di inserire un piccolo alieno stampato in 3D dentro il tubo e riempirlo con dell'olio minerale che avrebbe diffuso meglio la luce e avrebbe creato ovviamente quell'effetto più scenografico. Ma guardate un po' questo tubo, pieno di graffi e con residui di colla. Una volta illuminato si sarebbe visto tutto. Quindi rivediamo un po' il tutto. Niente alieno, niente olio, semplifichiamo e l'unica soluzione che mi viene in mente è quella di opacizzare. Inizio dunque a fare qualche test utilizzando come diffusore della carta forno, ma non è completamente il risultato che mi aspettavo. Alla fine decido di carteggiare l'intero cilindro così da avere una superficie uniforme e opaca. Piccola prova al volo, diciamo bene ma non benissimo. Infatti ci sono due problematiche. Una, il tubo ancora non è abbastanza opaco da diffondere bene la luce, e due, la striscia LED inserita così liberamente non è che crei un effetto così gradevole. Per risolvere questo problema direi di fare un ibrido tra la soluzione del tubo carteggiato con all'interno la carta forno che fa da diffusore. Mentre per quanto riguarda il problema dei LED troppo vicini al bordo, ho deciso di ridisegnare il tappo della lampada, in modo che possa ospitare questo, un semplice tubo da elettricista sulla quale avvolgere a spirale le strisce LED. Risolto questo piccolo intoppo, adesso non rimane che stampare in 3D tutti i pezzi e cominciare ad assemblare la nostra lampada. Sembrava più facile del previsto, ma nonostante tutto siamo riusciti a portare il risultato a casa. Alla fine ho dovuto portare anche la modifica dell'ultimo minuto, in quanto mi sono accorto che la sola carta forno non bastava ancora per diffondere bene la luce. Così ho aggiunto un semplice foglio 4 e direi che adesso il risultato è veramente ottimo. Bene ragazzi, il video di oggi si conclude qui, io vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa bellissima lampada aliena. Noi ci vediamo al prossimo progetto.